Circa un anno fa abbiamo deciso di aggiungere una nuova compagna di avventure ai nostri progetti, un Mercedes Vitto del 1997. Il nostro camion camperizzato è fantastico per i viaggi lunghi, ma per brevi spostamenti di qualche giorno si è rivelato un po' ingombrante. Così, tra una sessione di surf e l'altra, abbiamo iniziato a sognare un mezzo più agile, ma comunque capace di ospitare le nostre tavole e tutta l'attrezzatura. Il Vitto, con la sua buona capacità di carico e la meccanica semplice, poca elettronica e tanta sostanza, ci è sembrato la scelta perfetta. L'anno scorso abbiamo iniziato a trasformarlo in un piccolo camper su misura per noi. Il progetto è andato avanti a tappe, rallentato dal fatto che per lavoro o per viaggio dobbiamo spesso lasciarlo in garage in Sardegna. Ma ogni volta che ci rimettiamo al lavoro vediamo il nostro sogno prendere sempre più forma. In questo video vi portiamo con noi lungo le ultime fasi dell'allestimento, tra dettagli quasi finiti e qualche nuovo elemento complementare, che renderà il Vitto pronto a partire per nuove avventure. Ed eccomi ripartito con i lavori. Oggi ho deciso di fare l'impianto idraulico del furgoncino, almeno da avere il lavello all'interno, così quando partiremo nei prossimi giorni saremo un po' più organizzati. Dobbiamo dire che avere l'acqua all'interno è molto comodo, soprattutto azionata da una pompa dell'acqua. Quando si possono fare i lavori all'esterno e poi installare tutto già fatto è una cosa bellissima. Infatti ho già tirato fuori il mobile, ho fatto il foro per il lavello, sono andato a prendere i pezzi dal ferramenta per i collegamenti idraulici del serbatoio. Abbiamo preso una cisterna da 50-60 litri, non mi ricordo, e ho già installato tutto. Ho fatto i fori nel serbatoio, ho fatto il foro nel mobiletto per il lavello, ho fatto il foro per il rubinetto e adesso non resta che fare i collegamenti interni, quindi da bocchettone esterno del furgone al serbatoio e poi dal serbatoio ovviamente al rubinetto. Abbiamo fatto un impianto idraulico che è quasi finito al furgoncino, molto semplice con tubi di gomma perché intanto furgoncino. E niente, ho messo la cisterna, l'entrata da fuori, il bocchettone da fuori, abbiamo montato il lavandino, adesso dobbiamo riuscire a trovare una soluzione per lo scarico perché è un lavandino da camper, quindi sono tutte cose particolari. Quando compri roba da camper è tutto più complicato. Ma quello non è quello che ho comprato ieri? No. Dovrebbe andare, in teoria. Quindi qua c'è il lavello, abbiamo messo lo scarico e poi qua ci metteremo il bidone per andare allo scarico, quindi questa sarà la zona scarico. Lì c'è la zona carico. Cosa devi fare adesso? La pompa dell'acqua dà dei raccordi, però ho collegato i raccordi della pompa dell'acqua e perdono, e quindi adesso sono andato a prendere dei raccordi diversi. Vediamo, speriamo che non perdono. Allora, i lavori di idraulica nel furgoncino diciamo che sono quasi conclusi, però allucinante perché non lo so, c'è sempre qualche problemino. Adesso per esempio abbiamo caricato l'acqua dalla cisterna e perde dal tubo dove viene caricata l'acqua, prima non perdeva. Quindi adesso dove stai andando? A prendere un altro pezzo, se riusciamo a risolvere la pianetina che c'è. Però adesso abbiamo anche il doccino, ve lo faccio vedere. Ecco qua. Possiamo farci anche la doccia adesso. Fredda. Ovviamente non possiamo passare tutta l'estate e il nostro tempo libero a fare lavori. Così, appena terminato questo piccolo impianto idraulico, abbiamo caricato tutto su Titti e siamo partiti in direzione mare. Vivendo in montagna, ogni volta significa affrontare ore di macchina, ma non ci lasciamo scoraggiare. Siamo attrezzati per restare più giorni al mare e goderci ogni momento, senza la fretta di tornare. Cucina di Titti operativa. Lavello. Com'è questa cucina? Molto più comodo, però ovviamente ci sono ancora da fare dei lavoretti, piano piano. Falafel, fetta, pomodorini e cetrioli. E hummus di ceci E e hummus. avocado. Piatto medio orientale. Abbiamo trovato la gemellina di Zinzi, Di Zinzi, di Titti. Col tetto soffietto però. Adesso ve lo facciamo Non vedere. sbaglia.
Tende, assembramenti di ombrelloni, teli e gazebo. Quindi una tenda da spesa non puoi averle. Però ce li avevano. Sì, vi state occupare con ombrellone estate a 5 metri dalla battigia. Oltre il tramonto non puoi lasciare gli ombrelloni. Buongiorno e che goduria. Sono nel furgoncino, come potete vedere. In questi giorni lo stiamo utilizzando parecchio. Siamo andati un po' al mare con il furgone, ne abbiamo approfittato, abbiamo goduto del mare, abbiamo goduto degli amici e da ieri è tornato il caldo. Quindi, come tutti sanno, il caldo e i mezzi, furgoni, camper, qualsiasi cosa, non vanno d'accordo. Però, c'è un però. Da poco ci è arrivato questo prodotto EcoFlow, il condizionatore, che avevamo già testato qualche anno fa con il camion, e devo dire che adesso si sono veramente migliorati tanto. E infatti oggi ci sono più di 35 gradi e io sono dentro il furgone rilassatissimo, perché ho installato questo EcoFlow Wave 2 per godermi un po' di riposo in una pineta che, per quanto ci sia all'ombra, c'è comunque molto caldo e si sta benissimo, si sta veramente bene. EcoFlow Wave 2 è un condizionatore portatile che non solo rinfresca, ma funziona anche come riscaldatore. Compatta e dal design moderno, offre 5100 BTU di raffreddamento e 6100 BTU di riscaldamento, abbastanza per cambiare la temperatura di uno spazio di circa 10 gradi in pochi minuti. Utilizza il refrigerante ecologico R290. Si può alimentare in 4 modi: presa di corrente, presa 12 volt dell'auto, pannelli solari o power station portatili come quelle della stessa EcoFlow. Per chi vuole completa autonomia è disponibile anche una batteria esterna dedicata, che si aggancia sotto all'unità e permette di usarla senza cavi. In teoria può arrivare fino a 8 ore in modalità eco, ma nella pratica l'autonomia reale si aggira più spesso tra le 3 e 5 ore. Con la batteria montata il peso supera i 20 kg, quindi non è il tipo di oggetto che sposti continuamente. Ma se il tuo obiettivo è avere un po' di comfort climatico in camper, in barca o in campeggio, magari dopo una giornata di attività, la Wave 2 può trasformare un ambiente piccolo in un rifugio accogliente, sia d'estate che d'inverno. Se siete interessati, vi lasciamo il link in descrizione. Come potete vedere, all'interno del furgone, adesso si è ovviamente, all'interno del furgone ci sono 25 gradi, 24,7 sta scendendo. Io l'ho impostato su 16 e da qua esce un'aria fresca meravigliosa, installando semplicemente il tubo dalla finestra. Adesso per ora io ho aperto la zanzariera e l'ho installato così, però basterà fargli una chiusura qui per poter avere la zanzariera completa e avere la EcoFlow che ci rinfresca. Ed d'estate una cosa del genere in furgone ti salva veramente la vita, perché poi il caldo stanca tanto. E noi, essendo stanchi, cosa vuoi fare dopo pranzo? La pennichella col caldo è impossibile, invece con questa c'è proprio vacanza totale. Parlando invece del furgone, non è ancora finito, ma lo stiamo veramente utilizzando molto in questo periodo, come ho già detto. L'altro giorno ho finito di fare l'impianto idraulico non provvisorio, perché sarà definitivo. L'unica cosa che vorrò fare poi è scambiare la doccia, metterla da davanti a dietro, però questo lo farò più avanti, quando avremo terminato la mobilia, perché manca ancora un mobile, quello fronte divanetto dove mi trovo attualmente, e poi all'incirca ci siamo. Devo dire che il camion è una casa, è comodissima, ma il furgoncino, per potersi spostare in Sardegna d'estate con traffico, gente, turisti,
è la soluzione veramente migliore in assoluto in questo momento. Il furgoncino è una vettura perché è veramente piccolino, lo puoi parcheggiare dove ti pare e allo stesso tempo ci dormi dentro, hai la doccetta fredda, solamente fredda, non ho messo scaldabagno niente, giustamente, perché comunque è una cosa che utilizzeremo principalmente d'estate e poi d'inverno, volendo una soluzione si trova. Il lavello all'interno l'abbiamo installato ed è comodissimo, perché comunque la sera ti vuoi lavare i denti, non devi stare con bidoncini esterni e cosa. E devo dire che è molto molto funzionale. Quando avremo il mobile davanti al divanetto sarà ancora meglio, perché d'inverno potremo cucinare all'interno volendo in caso di pioggia, e poi avremo soprattutto un po' di spazio in più per lo stivaggio. Qui appunto abbiamo il divanetto e all'interno, fronte divanetto, andremo ad installare un mobile da questa parte, un mobile basso che rimane fino alla metà di questa copertura che abbiamo fatto, e poi nella parte posteriore ci sarà un mobiletto più alto per andare a coprire il montante e fare uno stivaggio per vestiti eccetera. Dovremo ancora fare la copertura del portellone e poi all'incirca ci siamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi sia arrivato un po' del nostro entusiasmo. Fatecelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al canale, è il modo migliore per supportarci. Come avete visto manca davvero poco per concludere la nostra mini camperizzazione. Non sappiamo ancora se riusciremo a finirla del tutto nelle prossime settimane, perché quest'estate vogliamo dare priorità al tempo passato con famiglia e amici e a goderci il più possibile il mare. Per ora vi auguriamo buona domenica e ci ritroviamo qui la prossima settimana con nuove storie da condividere.